Ciao, sono Sebastiano e in questo video parleremo del suono di chitarra elettrica di Syd Barrett. È stato uno degli elementi fondamentali del sound dei primissimi Pink Floyd. In questo video utilizzeremo più o meno gli stessi strumenti utilizzati da Barrett all'epoca, alcuni dei quali sono miei, altri mi sono stati prestati e inizio subito con i ringraziamenti. Adriano Modica per lo splendido Ecorec Binson che ho qui al mio fianco, Corrado Rizzone per il basso Rickenbacker, e Rozza Guitars per questa splendida replica della Esquire di Syd Barrett. Nel corso del video dirò che la Fender Telecaster è sovrapponibile come sound a quello della Esquire, e questo è vero. Tuttavia, questa Esquire qui ha un suono micidiale che è esattamente quello che serve per il suono di Syd Barrett. La Telecaster si avvicina molto. Io utilizzo la Telecaster per fare i suoni alla Syd Barrett, ma questa è assolutamente perfetta. Grazie. Iniziamo subito. Iniziamo a parlare delle chitarre utilizzate da Syd Barrett. Ci concentreremo soltanto sugli strumenti che hanno contribuito in maniera decisiva al sound dei Pink Floyd, tralasciando i primi strumenti che ha utilizzato. Iniziamo dalla Danelectro DC59. Si tratta di uno strumento di fascia economica, costruito con un body in masonite e dotato di due pick-up single coil, chiamati lipstick per via della copertura cromata che somiglia al tappo dei lucidalabbra. Syd Barrett la acquista nel 1965 e sarà il suo strumento principale per tutto quell'anno. Verso la fine del 1965 Barrett acquista una Fender Esquire. Si tratta di uno strumento molto simile ma non uguale a una Fender Telecaster. La principale differenza sta nel fatto che la Esquire utilizza un solo pickup anziché due, con una configurazione elettronica che vedremo fra poco. La Esquire acquistata da Barrett è nella classica colorazione blonde tipica delle Fender dell'epoca. Da quel momento la Fender Esquire sarà lo strumento principale per tutta la carriera di Barrett nei Pink Floyd. Barrett personalizza la Esquire ricoprendo il corpo con la foglia argento, la stessa che viene utilizzata per fare lavori artistici, e nella parte anteriore con degli specchietti circolari. Questo sarà lo strumento iconico di Barrett nei Pink Floyd, che viene conosciuto come Mirrored Esquire. Dopo diversi mesi dalla applicazione della foglia argento e degli specchietti, iniziano però i problemi per questa chitarra. Barrett non si preoccupa di ricoprire la foglia argento con uno strato superficiale di vernice trasparente protettiva. E quindi la foglia argento, con il sudore, le luci del palco, il calore, inizia a staccarsi, lasciando esposta la colla che rende il body appiccicoso. La foglia argento comincia a sgretolarsi, si polverizza, il body è in condizioni pessime e quindi Barrett è praticamente costretto a sostituire lo strumento. Sostituisce la Esquire con una Fender Telecaster, che sarà il suo strumento per tutto il resto della sua carriera. Quel poco di carriera che rimane nei Pink Floyd e tutta la sua carriera solista. Inoltre viene visto il 12 maggio del 1967 sul palco con una Fender Stratocaster e potrebbe anche avere utilizzato nella sua carriera altre chitarre non documentate. Eccovi la Mirrored Esquire. Questa è una replica realizzata da Rozza Guitars, che ringrazio per il prestito. Questa chitarra è stata trattata esattamente come Barrett modificò la sua.
Come vedete è stata applicata la foglia argento a quadratini in tutto il corpo, e nella parte anteriore sono stati attaccati questi dischetti a specchio. Quello sul battipenna ha un pallino giallo. Si tratta di una semplice Esquire, quindi la configurazione elettronica è esattamente quella della Fender Esquire, ovvero posizione 1 pick up, volume e jack d'uscita senza passare dal tono. Posizione 2 pick up, volume e tono e poi jack d'uscita. Posizione 3, quella che viene chiamata cocked wah, è una posizione specifica delle Esquire che utilizza due condensatori per filtrare il suono e farlo assomigliare a quello di un wah-wah in posizione mediana, a metà corsa. Vi faccio sentire le tre voci. Sono sulla Selmer Treble and Bass con il volume piuttosto basso. Questa è la posizione 1. Posizione 2 con il tono completamente aperto. È praticamente identica alla posizione 1. Chiudiamo un po' il tono. In questo modo possiamo creare una combinazione utilizzando un solo pick up per un suono ritmico e poi lead. Posizione 3 cocked wah. La posizione 3 cocked wah la ritroviamo nei fraseggi all'interno di Lucifer Sam. Se ascoltate bene c'è una linea di chitarra con questo suono qui. La Fender Telecaster invece è stato lo strumento utilizzato da Barrett dopo aver abbandonato la Esquire. Per l'uso che ne faceva Barrett, i due strumenti sono assolutamente sovrapponibili. Infatti l'uso che preferiva Barrett delle chitarre era con il pick up al ponte, quindi in questa posizione. Vi faccio sentire Lucifer Sam sulla Telecaster. A differenza della Esquire, la Telecaster ha due pick up. In posizione 1 abbiamo questo pick up che passa sia dal volume che dal tono, quindi la posizione 1 corrisponde alla posizione 2 della Esquire. In posizione 2 abbiamo entrambi i pick up e in posizione 3 abbiamo soltanto il pick up al manico. È possibile modificare una Telecaster in modo da avere anche il cocked wah. È possibile farlo o sostituendo il selettore con uno a 4 posizioni, sono ampiamente disponibili su internet, oppure con un potenziometro push push, push pull, quello che volete. Da qualche parte dovrei avere anche lo schema elettrico per fare questa modifica.
Gli amplificatori che hanno contribuito a creare il suono dei primi Pink Floyd sono questi due. Partiamo da questo. Selmer Treble Bass MK2 è una testata da 50 watt, ha due canali, un canale basso e un canale normale. Ciascuno ha un ingresso normale e un ingresso attenuato. L'ingresso attenuato è per strumenti che hanno un'uscita a bassa impedenza, come ad esempio l'organo. Ciascun canale dispone di 3 semplici controlli: volume, alti e bassi. I due canali si possono miscelare con un ponticello. Barrett solitamente utilizzava il canale normal, entrando nell'ingresso non attenuato. Il pre di questo amplificatore utilizza 3 valvole di tipo ECC83, come finali invece ci sono 2 EL34 e una GZ34 come valvola raddrizzatrice. Ha una voce molto aggressiva, una scarsa riserva di pulito e alzando il volume già oltre 2-3 al massimo inizia a increspare parecchio, dando un suono tipicamente crunch che cresce in maniera molto elevata, portando il volume al massimo fino ad arrivare a territori a noi noti con Interstellar Overdrive, ad esempio. Come vedete, si tratta di un amplificatore estremamente spartano, i controlli sono ridotti al minimo. Persino l'accensione non dispone di quello che gran parte degli amplificatori valvolari hanno, che è l'accensione separata per l'ampli e lo standby. Questo è l'amplificatore utilizzato per registrare The Piper The Gates of Dawn, lo si riconosce alla prima nota. Selmer Master. Questo secondo ampli è stato introdotto nel catalogo Selmer verso la fine del 1965. È un amplificatore molto raro da trovare ed è costituito da 2 metà. In sostanza si tratta di 2 amplificatori. Ciascuna delle 2 metà è un amplificatore da 50 watt con i propri controlli separati, molto simili a quelli della Treble Bass. Anche in questo caso disponiamo di 3 manopole, bassi, alti e volume, ingresso normale e ingresso attenuato. E a differenza della Treble Bass, qui abbiamo questo meccanismo di selezione di equalizzatore. Selmer lo chiama Selector Tone, dispone appunto di 6 pulsanti che corrispondono a 6 preset di equalizzazione. Vanno da contrabbasso a basso, medio, alto, molto alto e standard rotary. Nella posizione standard rotary posso utilizzare le 2 manopole bassi e alti per ottenere la mia configurazione di equalizzazione. Questo pulsante mi dà la possibilità di utilizzare l'amplificatore o come 2 amplificatori separati da 50 watt, ciascuno dei quali ha la propria uscita nel lato posteriore, oppure come un singolo amplificatore da 100 watt. All'interno dispone di ben 6 trasformatori, 2 dei quali servono per i 50 watt di questo ampli qui, 2 dei quali per i 50 watt di questo ampli qui e altri 2 che servono per la modalità 100 watt. Pesa intorno ai 30 kg, un peso spropositato per un amplificatore valvolare, e ciascuno dei 2 canali utilizza 3 ECC83 per la preamplificazione, una GZ34 per la rettifica, 2 EL34. A differenza della Treble Bass ha più headroom, quindi la riserva di suono pulito è maggiore. Ciononostante anche questa non ha mai un suono veramente pulito, veramente clean, ma anche a volume basso il suono si mantiene sempre fresco e increspato, con una bella spunta sulle medio-alte. Questo veniva utilizzato in particolare nella modalità 100 watt, quando i Pink Floyd suonavano in ambienti molto grandi, perché ad alti volumi comunque i 2 amplificatori tendono ad assomigliarsi parecchio, nonostante, ripeto, questo non arrivi alla distorsione di questo qui.
Inoltre era l'ampli utilizzato da Roger Waters per il basso e molto spesso anche da Wright per il Farfisa. Nella foto nell'appartamento di Mike Leonard, che magari vi faccio vedere in sovraimpressione, si vede Syd Barrett collegato stranamente al canale basso, mentre il canale normal riceve un cavo che sembra arrivare dal Farfisa che sta nel lato in basso a sinistra. Nella Stereomaster abbiamo collegato Waters sul canale di sinistra, sull'ampli di sinistra, mentre probabilmente sul lato destro è collegato il microfono che sta davanti a Syd. Syd Barrett utilizzava i suoi amplificatori con una cassa 2x12, la cassa accoppiata a questo amplificatore qui. Si tratta di una semplice 2x12 chiusa con coni Goodmans. Proviamo la Selmer Treble Bass MK2 con il volume a circa un terzo della sua corsa. Già da subito ci accorgiamo che il suono non è esattamente un clean. Vediamo che il suono è molto fresco, frizzante e brillante ed è l'ideale per questo genere di cose. Se alziamo il volume e arriviamo a 2/3 di gain, il crunch diventa abbastanza corposo e pesante. Se arriviamo al massimo di gain, siamo esattamente in territori di Interstellar Overdrive. Proviamo la Selmer Stereomaster. Intanto vediamo le combinazioni di equalizzazione già pronte, che vanno da contrabbasso a basso, medio, alto,
molto alto e infine la combinazione con le manopole, nella quale potete scegliere la vostra equalizzazione. Lo utilizziamo nella modalità mono e quindi utilizzandolo come ampli da 100 watt siamo anche qui a circa un terzo della corsa del volume. Vediamo come si comporta. Anche qui siamo in territorio Lucifer Sam. Solo che qui alzando il volume la distorsione, il tipo e il livello di distorsione cambia, mantenendosi sempre un pelo più pulito della treble and bass, ma comunque abbastanza aggressivo. Siamo lontani dai livelli di Interstellar Overdrive. Più o meno il gain al massimo sulla Stereomaster dà lo stesso livello di distorsione della treble and bass a 3/4 circa, a 2/3 del volume. La riporto indietro con il volume perché la Stereomaster dà il meglio di sé proprio in queste condizioni qui. Vediamo che anche con il basso la Stereomaster si comporta molto bene, è un amplificatore molto bello.
Quello degli effetti è probabilmente l'argomento più spinoso nella ricerca della costruzione del suono di Barrett. Partiamo da ciò che conosciamo con certezza. Esiste una sola fotografia che ritrae Syd Barrett con un effetto per chitarra. Solo una. Nessun altro pedale è visibile in nessun video e nessuna fotografia nel corso dell'intera carriera di Syd Barrett. Se guardiamo bene le foto, la maggior parte delle volte, anzi la quasi totalità delle volte, il cavo della chitarra va dietro le gambe di Barrett e possiamo supporre che da dietro le gambe di Barrett vada direttamente all'ampli o al massimo all'Ecorec Binson, che vedremo dopo. Se Syd Barrett avesse avuto dei pedali per terra, il cavo della chitarra si sarebbe appoggiato davanti a lui a terra. Invece, se il cavo della chitarra va dietro le gambe, allora è praticamente certo che il cavo sta andando direttamente verso l'amplificatore, senza passare da alcun pedale per terra. Occasionalmente Syd ha utilizzato dei pedali di distorsione di tipo fuzz. Nei Pink Floyd l'esempio più immediato è Candy and a Current Bun, ma anche nelle sue registrazioni soliste. L'unica cosa certa è che esiste una sola fotografia che riguarda un pedale in particolare. La fotografia è quella del 12 maggio del 1967 all'evento chiamato Games for May. La vediamo qui. Vedete ai piedi di Barrett il pedale, si tratta di un Sola Sound Tone Bender. In alcuni siti, in alcune pagine web, in alcuni libri troverete che si tratta di un Vox Tone Bender. È impossibile per un particolare fondamentale. Come vedete, il cavo che sta qui sul lato destro è il cavo che va all'amplificatore. Il cavo che sta sul lato sinistro di questo pedale è il cavo che va alla chitarra e quindi è l'ingresso del pedale. Il Vox Tone Bender che vediamo qui ha l'input e l'output invertiti rispetto a questo pedale. Quindi è impossibile che si tratti di un Vox Tone Bender. Si tratta certamente di un Sola Sound Tone Bender. Il problema però qual è? Che nel 1967 coesistevano nel mercato due versioni differenti di Tone Bender. L'MK 1.5 che è un Tone Bender a due transistor al germanio, se vogliamo è un antenato del Fuzz Face. L'MK2 utilizza 3 transistor al germanio e ha un tipo di distorsione molto più articolata e ricca e compressa. Sono due pedali molto diversi. Siccome non esiste modo di identificare da quella singola foto la versione del Tone Bender utilizzato da Barrett, non siamo in grado appunto di rispondere a questa domanda. Peraltro, come vediamo dalla foto, il pedale è disconnesso, quindi Barrett non lo sta utilizzando. Vi faccio vedere una carrellata di foto che dimostrano proprio questa prevalenza di percorso chitarra ampli o chitarra Binson ampli. L'appartamento di Mike Leonard nel gennaio del 1967 durante delle prove, anche qui chitarra e ampli. Hornsey School of Art 1966, 18 novembre, anche qui chitarra direttamente nella Selmer. Amsterdam, aprile del 1967, niente a terra. Ecco, questa è una foto nella quale si vede direttamente il palco con quello che c'è attorno a Barrett e a Waters. Come vedete ai piedi di Barrett non c'è assolutamente nulla. Il cavo chitarra passa dietro le gambe e va direttamente in zona amplificatore. Anche in questo caso cavo a molla dietro le gambe. UFO Club, cavo, vedete, va dietro le gambe. Giugno del 1967, cavo dietro le gambe. Anche qui UFO Club, gennaio 67, cavo dietro le gambe. 1970, Olympia Exhibition Hall a Londra con David Gilmour al basso e Jerry Shirley alle percussioni.
Anche in questo caso abbiamo Barrett con una Telecaster che va su una testata Fender e il cavo passa dietro le gambe e va direttamente all'ampli. Gli esempi si sprecano e sono tutti della stessa natura. Qui vediamo una fotografia del Games for May dove abbiamo la Stratocaster con il cavo a molla che va al Binson e poi dal Binson arriviamo all'amplificatore. Vista da dietro, Stratocaster che va direttamente all'ingresso del Binson. Su alcuni libri si legge che le testate Selmer fossero state modificate per inserire un loop effetti che consentisse l'utilizzo del Binson, dell'Ecorec Binson all'interno del loop effetti. In realtà vediamo che Barrett dalla chitarra va all'Ecorec Binson e dall'Ecorec Binson va all'amplificatore, quindi nessun loop effetti. Per verificare il suono del tone bender nel setup di Barrett utilizzeremo un Rumble FX Twin Bender e un pedale che al suo interno contiene entrambe le versioni del tone bender MK1.5 ed MK2. Ci sono delle aggiunte che non utilizzeremo, lasceremo il pedale in modalità stock come se fosse un vecchio MK1.5 o un vecchio MK2. Questo è uno dei punti più enigmatici, perché ovunque si parli di Syd Barrett si parla automaticamente di Selmer Budstone come fuzz utilizzato con la chitarra. Non c'è assolutamente nessuna prova documentale. Tuttavia lo proveremo. Io ne ho qui un clone, il Jax Telez Budstone, che oltre a funzionare alla maniera classica del Budstone dell'epoca, può funzionare anche alimentato a 6 e a 9 volt per una maggiore headroom e per un tipo diverso di distorsione. Lo utilizzeremo ovviamente nella maniera stock originale. Pedale wah. Barrett ha utilizzato occasionalmente un pedale wah, anche in questo caso non abbiamo alcuna documentazione. Alcune fonti dicono che si tratti di un Selmer wah e quindi potrebbe essere qualsiasi cosa. Io per le nostre prove utilizzerò questo Color Sound Supa Wah Wah dell'epoca che ha all'interno lo stesso identico circuito del Selmer wah e il circuito identico di gran parte dei wah wah dell'epoca. Probabilmente ci avvicineremo molto anche con questo pedale qui. L'Ecorec Binson è un eco a tamburo, ha un tamburo rotante con un nastro magnetico e delle testine che leggono e scrivono, creando appunto l'effetto di eco. Syd Barrett lo usa per creare questi ambienti eterei, aperti, larghi, sfruttando una caratteristica dell'eco che è quella della autooscillazione, di cui è capace l'Ecorec Binson, che consiste nella ripetizione infinita e sempre distorta, sempre degradata del suono originale. Syd Barrett usava per lo più la versione baby del Binson, che è molto simile a questa qui ma con un po' meno controlli e un tempo di ritardo appena un po' più basso, più corto. Un altro elemento importante nella creazione del suono di Barrett è il cavo a molla. La caratteristica principale del cavo a molla è che nella sua maggiore lunghezza rispetto a un cavo diritto ha una alta capacitanza che si traduce in un taglio delle frequenze alte. Concludiamo con lo zippo. Syd Barrett utilizzava un accendino zippo per le parti di slide al posto del classico bottleneck. La differenza tra l'accendino e il bottleneck sta nel fatto che mentre il bottleneck ha una sezione rotonda e quindi quando poggia sulle corde poggia sulla parte appunto che tocca le corde, che è molto precisa, l'accendino ha una sezione piatta con una curvatura appena accennata. Questo si traduce, suonando sulle corde, in una non precisione dell'intonazione a seconda di dove esattamente viene poggiato e anche dell'angolo che si dà all'accendino. Inoltre la ridotta massa e peso appunto dell'accendino
fa sì che le note decadano molto prima, costringendo Barrett a plettare più frequentemente. Adesso vediamo i pedali di gain. Partiamo dal Budstone con il clone Jax Telet. Questo è il suono clean. È l'intro di Candy and a Current Bun. Lo proviamo anche con il Tone Bender nella versione MK1.5. Passiamo alla versione MK2 togliendo un po' di gain perché è veramente troppo. Proviamo ad alzare il volume della testata. Questo è il suono senza pedali. Riproviamo Interstellar Overdrive senza e con i pedali di gain. Proviamo col Budstone. MK2. MK1.5. Come vedete, utilizzando qualsiasi dei tre pedali, sia il Budstone sia l'MK1.5 che l'MK2, si perde la grana dell'ultimo Mi maggiore di questo e delle due note di passaggio
tra il primo e il secondo riff, perché i due pedali aggiungono ulteriore compressione, rendendo il tutto meno intellegibile, quindi molto più compresso. Io sono piuttosto convinto che in Interstellar Overdrive, che è praticamente il brano in cui viene dato per certo l'uso di un fuzz, non ce ne sia alcuno, e il suono di Interstellar Overdrive sia dato dalla chitarra con il volume al massimo e la testata con il volume al massimo. Adesso proviamo il wah-wah. Come abbiamo visto, non ci sono particolari segreti per ottenere il suono di Syd Barrett. Gli ingredienti sono tutto sommato semplici, pochi e facili da reperire. Per quanto riguarda le chitarre, ovvio che utilizzando una Fender Esquire si arriva direttamente all'obiettivo, ma ci si può avvicinare molto utilizzando qualsiasi strumento dotato di pickup single coil e preferendo la posizione al ponte. Anche le nuove tecnologie digitali ci vengono in soccorso. Infatti ho registrato tutti gli intermezzi musicali tra un capitolo e un altro utilizzando esclusivamente il mio processore digitale, quindi senza utilizzare gli amplificatori. Well, that's the initial idea. So we play loudly, and we're playing with electric guitars. So, I mean, we're utilizing all the volume and all the effects you can get. L'unico vero segreto nel suono di Syd Barrett è stato svelato da Peter Bone all'epoca delle registrazioni di The Piper at the Gates of Dawn, ingegnere del suono presso gli studi di Abbey Road, di cui vi faccio leggere un passaggio. Vi ringrazio per aver visto questo video, ciao!